Perché dovresti evitare la carne di maiale? Il maiale è la carne più consumata al mondo, rappresentando circa il 38% della produzione di carne in tutto il mondo. È particolarmente popolare in Asia orientale e sud-orientale, Europa, Africa, Nord America, Sud America e Oceania. Se hai familiarità con la Bibbia, probabilmente ricorderai che in essa Dio ha specificamente incaricato il suo popolo di non mangiare carne di maiale. Molte persone sono sorprese di scoprirlo, ma nell'Antico Testamento Dio ci avvertì che il maiale era un animale impuro. Come mai? Perché il maiale è uno spazzino e non è destinato al consumo umano. Dai un'occhiata a Levitico 11. Non importa come ci pensi, i maiali sono animali piuttosto sporchi. Sono considerati gli eliminatori di rifiuti e sporcizia della fattoria. Spesso mangiano letteralmente tutto ciò che riescono a trovare. Ciò include non solo vermi, insetti e qualsiasi avanzo che trovano in giro, ma anche le loro stesse feci, così come le carcasse morte di animali malati, compresi i loro piccoli. Il solo fatto di sapere com'è la dieta di un maiale può spiegare perché la carne del maiale può essere così sporca o perlomeno non così appetitosa da consumare. E mentre essere disgustati può essere o non essere una ragione valida per non mangiare qualcosa, è vitale capire un po' di più sul maiale prima di arrivare alla propria conclusione. Parliamo di questa popolare ma seriamente discutibile fonte di proteine. I problemi con la carne di maiale. 1. L'apparato digerente problematico del maiale. Ci sono ragioni per cui la carne del maiale diventa più satura di tossine rispetto a molti dei suoi omologhi animali da fattoria. Il primo motivo ha a che fare con l'apparato digerente di un maiale. Un maiale digerisce tutto ciò che mangia piuttosto rapidamente, in circa 4 ore. D'altra parte, una mucca impiega ben 24 ore per digerire ciò che ha mangiato. Durante il processo digestivo, gli animali, compreso l'uomo, si liberano delle tossine in eccesso e di altri componenti del cibo ingerito che potrebbero essere pericolosi per la salute. Poiché il sistema digestivo del maiale funziona in modo piuttosto elementare, molte di queste tossine rimangono nel suo sistema per essere immagazzinate nei suoi tessuti adiposi più che adeguati, pronte per il nostro consumo. Un altro problema con il maiale è che ha pochissime ghiandole sudoripare funzionali e riesce a malapena a sudare. Le ghiandole sudoripare sono uno strumento che il corpo usa per liberarsi delle tossine. Questo lascia più tossine nel corpo del maiale. Quando consumi carne di maiale, prendi anche tu tutte queste tossine che non sono state eliminate dal maiale. Nessuno di noi ha bisogno di più tossine nei nostri sistemi. In effetti, dovremmo tutti fare il possibile per eliminare e ridurre l'esposizione alle tossine. Un modo fondamentale per farlo è scegliere ciò che si mangia con attenzione e, per me, ciò include sicuramente evitare completamente i prodotti a base di carne di maiale di qualsiasi tipo. 2. Aumento del rischio di cancro da pancetta e altro maiale trasformato. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la carne lavorata come prosciutto, pancetta e salsiccia provoca il cancro. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro in realtà classifica la carne lavorata come cancerogena, qualcosa che provoca il cancro. I ricercatori hanno scoperto che consumare 50 grammi di carne lavorata ogni giorno aumenta il rischio di cancro del colon retto di un 18% molto significativo. La carne lavorata è considerata un alimento come prosciutto, pancetta, salsiccia, hot dog e alcuni salumi. Noti un tema lì, si tratta principalmente di prodotti alimentari derivati dal maiale. Quanta carne lavorata sono 50 grammi? Sono circa 4 strisce di pancetta. Forse stai pensando di mangiare regolarmente solo 2 pezzi di pancetta. Secondo questa ricerca, ciò equivarrebbe probabilmente a un aumento del 9% della probabilità di cancro. Sfortunatamente, la carne di maiale lavorata viene spesso consumata da persone che seguono la dieta keto, la dieta paleo e la dieta Atkins, ad esempio. Invece, dovrebbero usare carne più sana come manzo, agnello, bisonte o pollo. L'influenza suina negli esseri umani. L'influenza suina è un altro virus che ha fatto il salto dal maiale all'uomo. I virus dell'influenza possono essere trasmessi direttamente dai maiali all'uomo, dall'uomo al maiale e dall'uomo all'uomo. L'infezione umana con i virus dell'influenza dai maiali è più probabile quando gli esseri umani sono fisicamente vicini ai maiali infetti. Le infezioni da virus dell'influenza suina nell'uomo vengono ora chiamate infezioni da virus varianti nell'uomo. Mi chiedo perché le autorità abbiano rimosso la parola suino. Voleva spaventare la gente dal mangiare carne di maiale? Probabilmente sì. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention,
L'H1N1 e H3N2 sono virus dell'influenza suina che sono endemici tra le popolazioni suine negli Stati Uniti e qualcosa che l'industria affronta di routine. I focolai possono verificarsi tutto l'anno. Secondo il CDC, non è stato dimostrato che l'influenza suina sia trasmissibile alle persone attraverso il consumo di carne di maiale correttamente manipolata e preparata. Preparata correttamente significa cuocere la carne di maiale a una temperatura interna di 71 gradi, che dovrebbe uccidere tutti i virus e altri agenti patogeni alimentari. Ma cosa succede se si consuma carne di maiale che ha avuto l'influenza e non è stata cotta a quella temperatura? Non vorrei certo lanciare i dadi e scoprirlo. Pericoli della trichinosi. Sapevate che i maiali portano una varietà di parassiti nel loro corpo e nella loro carne? Alcuni di questi parassiti sono difficili da uccidere anche durante la cottura. Questo è il motivo per cui ci sono così tanti avvertimenti sul mangiare carne di maiale poco cotta. Una delle maggiori preoccupazioni nel mangiare carne di maiale è la trichinosi o trichinellosi. Questa è un'infezione che gli esseri umani prendono mangiando carne di maiale poco cotta o non cotta che contiene le larve del verme trichinella. In alcuni paesi e culture, consumano la carne di maiale cruda. Questo verme parassita si trova molto comunemente nella carne di maiale. Quando il verme, che il più delle volte vive in cisti nello stomaco, si apre attraverso gli acidi dello stomaco, le sue larve vengono rilasciate nel corpo del maiale. Questi nuovi vermi fanno le loro case nei muscoli del maiale. Prossima fermata: il corpo umano inconsapevole che consuma questa carne infetta. Allo stesso modo di quello che questi vermi fanno al maiale, possono farlo anche all'uomo. Se mangiate carne di maiale cruda o poco cotta che contiene il parassita, allora state anche ingerendo larve di trichinella racchiuse in una ciste. I tuoi succhi digestivi dissolvono la ciste, ma questo non fa altro che liberare il parassita nelle tue viscere. Le larve penetrano poi nel tuo intestino tenue, dove maturano in vermi adulti e si accoppiano. Se sei in questa fase della trichinosi, puoi avvertire dolore addominale, diarrea, affaticamento, nausea e vomito. E mentre nessuno vuole particolarmente consumare vermi, la trichinosi è una malattia seria che si dovrebbe fare praticamente tutto per evitare. I sintomi addominali possono verificarsi da 1 a 2 giorni dopo l'infezione, mentre i sintomi aggiuntivi di solito iniziano da 2 a 8 settimane dopo l'infezione. Secondo la Mayo Clinic, la gravità dei sintomi dipende tipicamente dal numero di larve consumate nella carne infetta. I maiali portano con sé molti virus e parassiti. Sia entrando in contatto diretto con loro attraverso gli allevamenti o mangiando la loro carne, ci mettiamo a maggior rischio di contrarre una di queste malattie dolorose e spesso debilitanti, per non parlare del sovraccarico tossico del nostro corpo. Batteri resistenti ai farmaci nella carne di maiale. Si stima che il 70% dei maiali allevati in fabbrica abbia la polmonite quando va al macello. Le sgradevoli condizioni di sporcizia e l'estremo sovraffollamento delle fattorie industriali portano i maiali ad avere un'estrema probabilità di malattie gravi. Le condizioni sono così brutte che l'unico modo per mantenere questi maiali a malapena vivi a volte è quello di abusare e sovrautilizzare gli antibiotici. Analogamente agli umani, i maiali stanno più comunemente sviluppando malattie resistenti agli antibiotici. Potrebbe piacerti il sapore del maiale, ma vuoi consumare un prodotto di maiale proveniente da un maiale che ha avuto un superbatterio. La storia della carne di maiale carica di batteri continua. Un'analisi di Consumer Reports del 2013 su costolette di maiale e campioni di carne di maiale macinata negli Stati Uniti ha trovato una presenza diffusa, 69%, di un batterio chiamato Yersinia enterocolitica. Questo batterio infetta circa 100.000 americani all'anno, soprattutto bambini, e può causare febbre, diarrea e dolori addominali negli esseri umani. Le ragioni discusse qui sono solo la punta dell'iceberg quando si tratta di mangiare maiale e la tua salute. Se pensate di poter semplicemente optare per un prodotto di maiale di qualità superiore, ripensaci. Non fatevi ingannare dall'affermazione senza ormoni aggiunti quando si tratta di maiale, perché anche se potrebbe essere vero. È il maiale stesso, le condizioni di allevamento in fabbrica e l'uso comune di farmaci che sono alcuni dei problemi principali che, senza ormoni, non eliminerà o negherà. Fate la vostra ricerca. Considerate attentamente ciò di cui la Bibbia ci ha messo in guardia tanti anni fa. E poi prendete la vostra decisione educata su ciò che scegliete di nutrire voi stessi e i vostri cari. Iscriviti al canale per continuare a trasformare la tua salute.